Siamo alla fine del 1969 e John ha passato tutto quest'anno in California, a San Francisco e Sacramento. Bellissime ragazze hanno incrociato la sua strada, ma nessuna con l'intenzione di fermarsi veramente. A cosa serve essere liberi se non sei libero di goderti ogni momento nella sua pienezza? I see you walking all alone. Seems like you're always heading home. Won't you stop and explain to me what's the use in being free? La libertà. Di questo parla John in What's the Use of Being Free. John nei suoi innumerevoli viaggi passa anche da Milano, si ferma a dormire negli ostelli della gioventù dove alcune ragazze gli propongono di andare a Marrakesh. Cerca qualcuno che vada con lui perché ovviamente un treno in corsa non lo puoi fermare. In America, quando lui viaggiava da solo, qualcuno con cui scambiare le parole lo trovava sempre. Qui invece realizza pienamente quanto si sentisse solo e quanto fosse solo anche in America, malgrado la compagnia che incontrava durante il viaggio. Però la solitudine gli serve per comprendere a fondo quello che nella sua vita mancasse, ma a volte questa sensazione è talmente forte che lo governa senza possibilità di fuga. Let me tell you something. Spoke to you when I was lonely and cold. That really wasn't too long ago. Set your freedoms to sail in the morning breeze. What's the use in being free? What's the use in being free? Yeah, yeah, yeah. It's always up to me to call. Can hardly reach you at all. Someone please explain to me what's the use in being free? Già durante la stesura delle preproduzioni alcuni brani hanno inevitabilmente portato alla luce la volontà, se non la necessità, di utilizzare strumenti a fiato, e questo è forse il brano in cui maggiormente ci siamo divertiti. Per lo spirito di produzione Larsen ovviamente mi dice che dobbiamo assolutamente utilizzare degli strumenti veri e mi propone un turnista strepitoso che è in grado di suonare tantissimi strumenti a fiato, e non fa in tempo a dirmi il suo nome che già avevo capito di chi si potesse trattare. Vincenzo Marino, con cui ho condiviso già in passato il palco del progetto Ritorno a Dark Side of the Moon, che è un caro amico e un incredibile musicista, che si è presentato in studio con uno zaino, sembrava un armadio a tantissimi scomparti, da cui è stato in grado di far uscire 3 sassofoni, un clarinetto, un flauto traverso. Abbiamo deciso di affidarci unicamente a una trentina di lui per realizzare tutte le brass section di questo album, e in questo brano non abbiamo non potuto chiedergli di prendersi anche qualche misura musicale per esprimersi in totale libertà nel bridge centrale della canzone. John ama il caldo, rincorre l'estate, appunto
spostandosi più a sud possibile in modo da non farsi raggiungere dall'inverno. Arriva a Marrakech, ma non lo fanno restare, quindi è costretto a ritornare a San Francisco. Ma per lui il viaggio è un po' come il canto delle sirene, è irresistibile, e in primavera, nel maggio del 1970, si sposterà verso l'Alaska.